Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul canale, anche in italiano con Matte, come abbiamo detto in questi giorni, con Matteo Moretto per tutti gli aggiornamenti insieme sul calciomercato anche italiano. Oggi parleremo di tante cose, ci sono degli aggiornamenti importanti sul Napoli, ci sono cose da dire, da spiegare sul futuro del Milan dal punto di vista dell'allenatore, di Sergio Conceição e di quale può essere il suo destino. C'è Nico Paz, uno dei nomi più richiesti in questo mercato, uno dei migliori talenti del nostro campionato, con il Real Madrid sempre a tenerlo sotto controllo, e poi un giocatore che il nostro campionato ha potuto affrontare in Europa, con Milan e Inter, David Ančko, che è stato protagonista in Champions League, protagonista del mercato di gennaio mancato con la Juventus. Cosa succede adesso? Vi spieghiamo tutto in questo video. E allora eccoci ragazzi, eccoci Matte con gli aggiornamenti su tante cose, su tante squadre. Volevo partire da un aggiornamento esclusivo, una novità che insomma possiamo raccontare su un giovane talento, classe 2004, Luca Marianucci dell'Empoli. Lascia a te. Sì, vi raccontiamo in esclusiva, possiamo dire che forse è uno dei primi, potrebbe essere uno dei primi acquisti del Napoli in generale, della Serie prossima A, stagione della Serie A, perché Luca Marianucci dell'Empoli, appunto 20 anni, è stato bloccato dal Napoli per la prossima stagione. C'è un accordo verbale tra Napoli ed Empoli per un trasferimento a titolo definitivo. Quindi comunque Marianucci si trasferirebbe a Napoli a titolo definitivo, contratto pronto di 5 anni, quindi comunque un contratto lungo per un giovane molto interessante, che quest'anno ha avuto la possibilità di dimostrare le proprie qualità sia in Serie A sia in Coppa Italia, perché quella partita con la Juve con la Juventus insomma, comunque il suo momento più alto fino ad oggi, sicuramente. Anche il rigore, insomma, ha avuto la personalità di calciarlo e di dimostrare, insomma, che lì può starci. Però il Napoli ha deciso di anticipare la concorrenza di tanti club anche europei molto importanti. In Germania, no? Si erano mossi per Marianucci. Sì, perché il Borussia Dortmund aveva chiesto informazioni, ma il Napoli, appunto, vi ribadiamo questa notizia esclusiva, ha bloccato Marianucci per la prossima stagione. Quindi contratto di 5 anni, trasferimento a titolo definitivo, accordo verbale tra Napoli ed Empoli. Aggiungiamo anche un altro nome sul Napoli, di un giocatore che è stato veramente accostato a tantissime squadre, non soltanto in Italia ma soprattutto all'estero, che è Miguel Gutiérrez, laterale mancino del Girona, con un controllo del Real Madrid, una situazione un po' simile a quella di Nico Paz, che racconteremo tra poco, perché c'è sempre questa clausola di recompra anche per Miguel Gutiérrez, quindi Real Madrid mantiene un controllo sul giocatore. Però Miguel Gutiérrez piace a tanti, è stato accostato al Manchester United, poi hanno preso Patek Dorgo, è stato accostato a tante squadre in Europa. Su Miguel Gutiérrez c'è qualcosa da aggiungere? Sì, perché Fabri, guarda, allora ti dico subito che chiaramente, come lo è per tanti altri ragazzi che restano in orbita Real Madrid, il sogno del ragazzo sarebbe quello di trionfare nel Real Madrid. Però è da più di un anno che il Napoli sta seguendo la crescita di questo calciatore, che sta facendo benissimo sia in Liga sia in Europa, sta dimostrando veramente di valere un top club, e ti dico che negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, il Napoli è tornato a vederlo da vicino, a capire da vicino il suo valore, e io ti consiglio ai nostri come dire, followers di seguire questa pista, perché è una pista interessante per il Napoli, che il Napoli ha nel suo radar. Chiaramente ragazzi, come spieghiamo spesso, come dicevamo anche nel video di qualche giorno fa, insomma si parla di idee, si parla di giocatori osservati. Chiaramente Marianucci è un discorso diverso, è un investimento che il Napoli sta chiudendo per il futuro. Per quanto riguarda Gutiérrez, è uno di tanti giocatori che il Napoli monitora, non solo il Napoli, tutte le squadre lavorano in questo modo in questo momento del mercato. Poi vi aggiorneremo chiaramente strada facendo su quali obiettivi diventeranno prioritari e su quali operazioni diventeranno poi trattative vere e proprie. Prima di entrare sul discorso Conceição, volevo restare su questa linea legata a Real Madrid, linea legata a Nico Paz, perché diciamo che Nico Paz è il classico nome che fa proprio sognare i tifosi, no? Il classico nome che ti chiedono per strada, il classico nome che incendia un po' la fantasia di tutti, ma è un nome che, insomma, qui a Madrid, dove ci troviamo per la Champions League di questa settimana, diciamo che su Nico c'è sicuramente questo forte interesse da parte dell'Inter. Ormai neanche più nascosto il rapporto eccezionale che c'è da anni, in realtà, prima ancora che Nico Paz diventasse calciatore, tra il papà di Nico Paz e il vicepresidente
presidente, simbolo, leggenda dell'Inter, Javier Zanetti, quindi certamente un rapporto eccezionale, e questo tipo di cose aiutano nel calcio chiaramente a creare un canale e a creare anche la possibilità di parlarsi. Poi però c'è un'operazione da fare, e in questo caso, come sempre spiegato, per l'Inter non è assolutamente un discorso facile. Perché? Perché Nico Paz ha 3 clausole di recompra con il Real Madrid, sono 3 clausole diverse, perché sono 3 clausole che vanno dagli 8 ai 10 milioni di euro, ognuna nei prossimi 3 anni, quindi una già valida per quest'estate, 8 milioni, la prossima 9, la successiva 2027 10 milioni di euro, quindi potete capire da soli, ragazzi, non c'è bisogno di noi nel dirvi che Real Madrid chiaramente sa che Nico Paz è un giocatore che già oggi vale molto più di queste clausole, quindi c'è da decidere una strategia. Cosa fare con Nico? Riportarlo subito a Madrid, lasciarlo a Como un altro anno, provare a venderlo subito magari mantenendone un controllo? Dipende tanto dal Real Madrid. Chi detta i tempi di questa operazione è il Real Madrid. L'Inter lo sa, quindi l'Inter oggi non è nella posizione di andare a chiudere un'operazione a marzo o aprile, bisogna aspettare, bisogna rispettare il Real Madrid. Chiaramente l'Inter le sue carte se le gioca lato giocatore, la speranza dell'Inter è di poter avere un sì forte da parte del giocatore e di essere scelti come destinazione ideale, ma il Real Madrid non è mai un dettaglio, ragazzi, veramente quando c'è di mezzo un club come il Real, l'abbiamo visto anche in passato con Brahim, con tante altre situazioni simili, c'è sempre da fare quel tipo di passaggio, perché il sogno massimo di Nico, come diceva Matte per Miguel Gutierrez, è quello di giocare al Real Madrid. Quindi seguiremo questa situazione, ma oggi, nonostante ci chiedate sempre tanti aggiornamenti, è difficile che possa sbloccarsi immediatamente, quindi servirà un po' di pazienza e tanto dipende da questa situazione con Real Madrid. Poco dipende ormai dai risultati per Sergio Conceição, diciamo che è una situazione abbastanza segnata che volevo ci spiegassi, perché i tifosi del Milan aspettano anche un po' di sentire la tua idea, le tue informazioni. Sì, diciamo che cerco sempre di essere molto, come dire, rispettoso, anche perché un conto sì è dare esclusive, un conto è dirlo prima, però devi saperlo anche dire nel momento giusto. Il Milan sicuramente ha ancora delle partite molto importanti da giocarsi, perché insomma la corsa all'Europa è aperta, che sia Champions o che sia Europa League. Ci sono delle semifinali da giocarsi contro l'Inter per la Coppa Italia, quindi comunque partite importanti. Però Fabri, ti dico che Sergio Conceição ha un contratto con il Milan fino a giugno, rinnovabile fino al 2026, ma il rinnovo verrà deciso dal Milan, quindi non è neanche nelle mani dell'allenatore questo tipo di situazione. E da quello che mi risulta, diciamo che è molto difficile, Altamente improbabile, diciamo, improbabile che Sergio Conceição sia l'allenatore del Milan anche nel corso della prossima stagione. Anzi, ti dico di più, se devo essere sincero, a me hanno già detto che comunque persone legate a Conceição comunque sanno già che l'anno prossimo non si siederanno su quella panchina, quindi diciamo che è un destino abbastanza segnato, credo che il non destino succeda sia di esattamente, stratosferico. quindi ecco, questa è la strada, questo è il percorso. Il Milan, ripeto e ribadiamo ancora una volta, è in trattativa con diversi direttori sportivi per coprire quel tipo di ruolo. Una volta che si deciderà il direttore sportivo, io credo che poi si andrà anche a puntare sull'allenatore che verrà, quindi io non darei adesso un allenatore in pole rispetto ad un altro. Ne parleremo. Posso dirti che però mi arrivano segnali di un allenatore che diciamo il diktat è quello di un allenatore che conosce molto bene il campionato italiano, quindi comunque un allenatore tendenzialmente italiano, secondo me. Vediamo, ne parleremo, però ecco, Conceição diciamo che alla fine della stagione dovrebbe 99,9% salutare. Perfetto, e chiudiamo questo video di oggi, ragazzi, parlando anche di un giocatore di cui abbiamo parlato a gennaio. La Juventus lo voleva a tutti i costi, il Feyenoord l'ha fatto partire, che è David Ančko, che insomma sta dimostrando anche in una stagione difficilissima per il Feyenoord, tra tanti infortuni, di essere assolutamente affidabile, di essere un grande centrale. Sappiamo che il gradimento della Juve è sempre stato lì per Ančko dalla scorsa estate, poi a gennaio resta un giocatore sempre apprezzato dalla Juventus, ma per quanto riguarda David Ančko
è importante dire che ad oggi, da quanto risulta a noi, non è un'operazione già fatta. Cioè abbiamo un po' la sensazione che anche tanti tifosi della Juve, no, continuano a chiederci sì, ma Ange con Juve è già praticamente chiusa, qualcuno parla addirittura di eventuali firme, accordi per l'estate. Non siamo a quel punto lì, c'è un gradimento storico della Juve per Ange, questo resta, ma non è un'operazione che oggi possiamo garantire come certa per quanto riguarda l'estate. No, è stato molto vicino Ange a vestire la maglia dell'Atletico Madrid nel corso della scorsa estate, perché Simeone lo voleva, insomma tutto il board dell'Atletico lo avrebbe voluto portare in Liga per rinforzare il reparto difensivo, ma i segnali che ci arrivano, ma non solo da un lato, ma da entrambi i lati, sia società sia giocatore, sono di una trattativa che sicuramente è iniziata ed è avanzata, ma in questo momento non è garantita, diciamo. Non è garantita, ma forse ti direi anche che in questo momento qui è anche ferma. Ci si sta guardando attorno, diciamolo, ecco, sia lato Ange sia lato Juventus ci si sta guardando attorno, non ci si è promessi di andare avanti al 100% insieme, quindi vediamo ragazzi, è ancora presto, è ancora marzo, vi aggiorneremo con tutte le novità, mi raccomando seguiteci, grazie a tutti come sempre e ci vediamo presto.